Carissimi amici, eccoci alla seconda puntata del nostro viaggio in Sardegna 2021. Qui siamo a Castelsardo ed è tutta la mattina che sta piovendo. Così intanto noi ne approfittiamo per fare festa. Già, perché oggi il nostro stupendo Davide compie i 5 mesi di vita. Vi pare poco? Ma cosa c'è Palloncino? È scappato! È volato via! Palloncino è scappato! A Castelsardo ci siamo sistemati nell'ampio parcheggio gratuito prospiciente la statale e confinante con i campi da tennis e basket. Il parcheggio non offre servizi, ma è tranquillo anche per la notte ed è liberamente accessibile tranne il venerdì mattina quando vi si tiene il mercato settimanale. Castelsardo fa parte dei borghi più belli d'Italia. È una roccaforte medievale che sorge su un promontorio al centro del Golfo dell'Asinara, nel nord-ovest della Sardegna, caratterizzata da natura, storia, tradizioni artigiane e religiose. Nel Medioevo è stato per secoli fortezza inespugnabile, protetta da possenti mura con ben 17 torri. Il nucleo originario di Castelsardo fu costruito attorno al castello dei Doria all'inizio del XII secolo ed ora ospita il Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Ce la fai Anna Maria? Ah beh sì. La salita è abbastanza ripida, tira abbastanza. Ha quasi smesso di piovere e quindi ci stiamo avventurando su a Castelsardo per arrivare alla rocca. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale che vogliamo essere un gruppo numeroso e poi attivate la campanella in modo da restare sempre aggiornati con le prossime pubblicazioni. È molto ripida, Insomma, però ti piace vedere questo panorama. si sta anche bene con questo freschetto, si sta bene camminare. Non piove più, vero? No, no. Adesso Dai che siamo quasi arrivati alla rocca. Il castello dei Doria, perfettamente conservato e visitabile tutto l'anno, sorge sulla cima del promontorio e sorveglia il borgo delle basse casette colorate e dei vicoli stretti. È l'attuale sede del Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Castelsardo, infatti, è rinomato in tutto il mondo per la lavorazione dei cestini rigorosamente fatti a mano e per l'originalità delle diverse tecniche di intreccio tramandate di generazione in generazione. Nelle vie del borgo le donne passano ore a intrecciare cestini di ogni forma, che in origine erano realizzati con la palma nana, ma dato che oggi questa pianta rientra tra le specie protette, è stata sostituita dalla raffia.
mentre i pescatori lavorano il giunco e le verghe di olivastro per cucire le nasse per catturare prelibati crostacei. Tradizione vostra? Sì, Gli artigiani. queste sono le nostre nasse. Le nasse. Che usavano i nostri nonni per pescare le aragoste e pesci, poi ce n'è di tutti i tipi. Quella grigia che è fatta con l'olivastro e con il mirto, quella lì è per pescare le murene, diciamo. Questa roba qua. Cerchiamo di mandare avanti questa antica tradizione. Bisogna, sì. Bisogna, sì. Però non è facile, vero? Non è facile, tutto non è facile. Non è più facile di niente. Purtroppo è così. Ma gente ce n'è che viene, qualcuno compra qualcosa? Ogni tanto adesso. Comincia Siamo in cerca di ripartire se ce la facciamo. La cattedrale di Sant'Antonio Abate è frutto dei rifacimenti operati tra il XVI e il XVII secolo e la cui consacrazione avvenne nel 1503. L'edificio, che fonde elementi del gotico catalano e del classicismo rinascimentale, si trova in posizione panoramica a picco sul mare. Si caratterizza soprattutto per l'alto campanile che svetta tra il cielo e il mare. L'interno, con pianta a croce latina, è costituito da un'unica navata con volta a botte e cappelle laterali. Numerose opere d'arte sacra si possono ammirare anche nei sotterranei della cattedrale da alcuni anni adibiti a museo diocesano. Ad Alghero ci siamo sistemati al parcheggio a pagamento nel Piazzale della Pace, davanti al porto e a pochi passi dal centro storico. Il costo è di €1 l'ora e si paga dalle ore 8 alle ore 24. Non ci sono servizi specifici per i camper. Città storica nell'estremo nord della costa occidentale della Sardegna, Alghero è un rinomato centro turistico, noto anche come capitale della Riviera del Corallo. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, grazie alla possibilità di passeggiare lungo i bastioni del porto con lo sguardo che spazia sulla splendida insenatura naturale affacciata sul mare color smeraldo. Il centro storico, circondato da antiche mura, è la parte più affascinante della città, un labirinto di vicoli che sbucano sulle piazze pieni di vita. Lungo il suo litorale vive una grande colonia di corallo della qualità più pregiata. Infatti Alghero ha una grande tradizione nella lavorazione del corallo, che nell'arte manifatturiera locale viene unito all'oro in un felice connubio artistico. È incredibile.
buongiorno. Qui siamo a Alghero e adesso andiamo a fare una bella passeggiata. La cattedrale di Santa Maria Immacolata, risalente a partire dal XVI secolo, è uno dei principali monumenti nel centro storico di Alghero. L'ingresso principale, in stile neoclassico, si trova sulla piccola piazza del Duomo. L'interno, di stile tardo rinascimentale, è a croce latina suddiviso in 3 navate, separate tra loro da pilastri e colonne di gusto classico. Nelle navate laterali si aprono 6 cappelle. Di particolare rilievo la prima cappella a destra, dedicata al Santissimo Sacramento, con un imponente altare scolpito nel marmo e con un tempietto circolare che ricorda il Tempio di Vesta a Roma. Nel punto in cui la navata centrale incontra il transetto si innalza la seicentesca cupola ottagonale. Il presbiterio è cento da una balaustra realizzata in marmi intarsiati. Sull'altare maggiore si innalza un gruppo scultoreo raffigurante l'Immacolata tra gli angeli. Ai lati della scala di accesso al presbiterio fanno la guardia 2 leoni marmorei, secondo il modello del Duomo di Cagliari, ripreso poi in varie chiese dell'isola.